Ci siamo, benvenuti nel primo video di questa lunga serie che mi porterà alla LUT 50 di fine giugno. Io sono Marco Bandini e se anche a voi piace correre spensierati e con quel pizzico di fatica sana che trasmette la corsa, allora siete nel posto giusto. La LUT 50 è il mio sogno, ma vuole essere solo il punto d'inizio di un lungo viaggio che voglio intraprendere. Per questo ho deciso di portarvi con me con un video ogni 2-3 settimane nel quale vi farò un breve recap di tutta la preparazione per affrontare appunto questa lunga gara di fine giugno. Cercherò quindi di portarvi con me facendovi vedere tutti gli aspetti della preparazione, dalle cose più facili a quelle più difficili, dagli aspetti positivi agli aspetti negativi che intercorrono in un lungo periodo di 3 mesi, periodo che sarebbe dovuto essere anche più lungo, ma solo oggi ho avuto il via per poter correre. Fatemi sapere anche voi nei commenti o su Instagram se state preparando qualcosa, se intendete iniziare una preparazione, per cercare comunque di scambiarci consigli, cercare di trovare stimoli l'uno con l'altro nei momenti in cui la preparazione sembra più tosta. Basta parlare e iniziamo a vedere com'è andata questa prima parte. Primo allenamento dopo il via libera dei medici. Cerchiamo di stare in Z2. Molto difficile perché 2 mesi che non corro. Che bello che è tornare a correre. Allenamento terminato, ho fatto 8 km e mezzo. Molta fatica, ma tornare a correre è sempre bellissimo. Secondo allenamento, esco dopo l'uscita di ieri. Ho fatto il cambio gomme, ho comprato le nuove Brooks Glycerin. Giornata perfetta, c'è sole e dovrei riuscire a chiudere 10 km che danno morale. Corsa del martedì dopo lavoro, c'è sole ma fa un freddo incredibile oggi. Vediamo quanti chilometri riesco a farcene stare. Ieri ultima seduta di fisioterapia, è rimasto giovedì che ho il test e vediamo. Nuove glycerin assolutamente promosse. Allenamento terminato, adesso doccia, poi prepariamo la cena e il pranzo per domani. Sto uscendo per andare a fare la visita di controllo in ospedale, quindi lastre di controllo per capire come sta calcificando l'osso, se tutto è ok, e nel pomeriggio visita finale con test finale per verificare se la forza dell'arto destro è uguale alla forza dell'arto sinistro. Andiamo. Visita finita, passata correttamente, la clavicola è praticamente a posto, posso tornare a correre, anche fare trail, posso tornare a guidare lo scooter, posso tornare a fare la vita normale. Ovviamente bisogna fare attenzione ancora un po' alle cadute in quanto non è salda come pre-rottura, però ci siamo, si può tornare a una vita normale. Sono appena arrivato al centro di fisioterapia, adesso vado a fare il test e l'ultima seduta, poi vi aggiorno. Allora, l'esame di fisioterapia è andato bene, è andato molto bene, adesso ho 2 settimane in cui un mesetto diciamo di palestra a casa, poi altri test di valutazione e poi test sul campo. Test sul campo vale a dire test nel quale mi reinsegnano a cadere per trail running e corsa, in modo da preservare la clavicola. Allora, oggi è domenica, avevo detto che avrei fatto un lungo, ma cambio di programma. Ne approfitto per farmi un po' di tappeto in salita, visto che ancora non mi sento proprio confident per fare uscite su trail e su strada in salita e in discesa. Vediamo come va. Purtroppo ho avuto un problema con la GoPro, mi si sono cancellate qualche ripresa e tutto. Oggi è martedì. Proviamo a farci un bel collinare. Le sessioni di domenica sul tappeto è andata bene anche la sessione di ieri. Oggi andiamo insieme. Madonna se tira. Alle che ci siamo.
a San Luca. Prima volta che torno a San Luca dopo tantissimo tempo, quasi più di 3-4 mesi. Bellissimo e soprattutto super allenante. Meno male che sono arrivato, perché la pancia si fa sentire. Però quasi 9 km completati, compreso di San Luca, quindi perfetto. Sono appena tornato dal primo appuntamento sul campo di fisioterapia. La spalla ha retto discretamente, pensavo peggio. Anche il dottore è molto stupito, quindi tutto sta procedendo bene. Mi hanno rilasciato una scheda, che adesso vi faccio vedere, da fare in autonomia in palestra per aumentare la muscolatura. Ore 6:30, andiamo in palestra. Pensavo non ci fosse anima viva, ma in realtà ci sono ben più persone di quello che credevo. Buongiorno a tutti, sabato mattino, non sto benissimo, adesso ci prepariamo e proviamo ad andare a fare, il top sarebbe 1 ora e mezza, vediamo un po' quello che ci sta, mi preparo e andiamo. Partito, gambe un po' di legno, però intanto siamo partiti. C'è una leggera pioggia, ma gradevole, che rinfresca. Vediamo come arriviamo al sesto, che è il mio punto critico. 5 km fatti, mi sembra di aver sbloccato un po' la situazione, vediamo. Sta piovendo un po' più forte, però c'è qualche albero a proteggermi. Quindi tutto ok. 10 km completati, forse andiamo per i 14 circa. Meno male non manca molto, si è alzato un gran vento, ma alla fine buone sensazioni. 12 completati, adesso voliamo a casa. Per come ero partito è uscita un'ottima corsa e un ottimo allenamento. Super allenamento completato, ho portato a casa 13 km e mezzo, 14, 1 ora e un quarto d'allenamento, è molto buono, ricominciamo ad allungare un po' le distanze e la gamba partito malissimo, ma dopo 4-5 km mi sono sbloccato, quindi tutto perfetto, adesso doccia e pranzo, comunque direi che la strada è quella giusta. Eccoci dunque alla fine di questo primo video che ci porterà alla LUT 50 di fine giugno. Vi ho portato con me per 2-3 settimane circa di allenamenti in cui vi ho mostrato un po' come mi alleno, come sono andate le cose. Sono andate piuttosto bene. Prenderò questa settimana dove finisco praticamente fisioterapia e quindi avrò più appuntamenti e più sedute all'isokinetic, quindi correrò di meno. Siamo alla fine del percorso per la clavicola. Ancora un mesetto circa di strada dove vado a potenziare, a riprendere la base aerobica e poi incominciamo con il trail. Adesso vi faccio vedere al volo i miei dati sull'app della Coros. Questo è il telefono. Come potete vedere ho aumentato la base fitness da 48 a 54 in sole 2 settimane e mezzo circa. Non è molto, però è un valore che guardo, è un valore che prendo come riferimento, come anche l'intensity trend e alcuni valori dell'app della Coros che trovo molto utili. State con me, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!